Bentornati amici sul mio canale Il Divo della Pizza. Finalmente oggi siamo qui con un nuovo video. Hai voglia di fare una pizza in casa ma ancora non hai provato, non hai ancora smanettato con gli impasti che ho fatto vedere nei video precedenti? Oppure semplicemente oggi non hai voglia di metterti, sporcarti le mani facendo un impasto in casa? Beh, la soluzione c'è. Se comunque vuoi una pizza fatta in casa, la soluzione più semplice è una sola: andare al supermercato e comprare un impasto pronto. Sei curioso anche tu di vedere qual è il risultato? Bene, perfetto, quindi andiamo subito al supermercato, compriamo l'impasto pronto e poi vediamo come procedere. Andiamo! Perfetto amici, siamo arrivati a casa dal supermercato. Come avete visto, questo è l'impasto che ho comprato. Non vi so dire esattamente le caratteristiche di questo impasto. Vedo che ingredienti: farina di grano tenero tipo 0, acqua, lievito di birra, sale, olio di oliva, zucchero. Insomma, tutti gli ingredienti a cui siamo sempre abituati con i nostri impasti casalinghi. Solo che non so esattamente le quantità, quindi non sappiamo per esempio l'informazione riguardo all'idratazione di questo impasto. Quindi andiamo un po' alla cieca. Ho preso un impasto a circa 712 grammi, quindi andrò a fare circa 3 pizze da 250-200 grammi. Vediamo un po' il risultato. Ora non so, vedremo un po' durante lo staglio come si comporta, vedere un po' se è un impasto tenace, eccetera eccetera. Quindi ora andiamo sul piano da lavoro e vediamo subito come procedere. Ecco amici, quindi cosa facciamo? Apriamo semplicemente il nostro impasto, lo capovolgiamo sul piano da lavoro. Abbiamo diviso più o meno il nostro impasto in 3 parti. Ora quello che facciamo è vedere un attimo l'impasto. Sentiamo subito nella formazione del paniello com'è. Beh, vi posso assicurare che è un impasto davvero tenace, cioè durissimo. Secondo me, vedendo la durezza di questo impasto, qui siamo intorno al 55% di idratazione, non di più secondo me, perché è veramente molto dura e tenace. Però come vedete c'è già qualche prima bollicina, quindi comunque l'impasto sembra ben fatto, ma vi assicuro che è veramente molto tenace. Infatti non voglio nemmeno pirlarlo più di tanto perché ha già una sua consistenza, come vedete com'è? Comunque sembra ben fatto, semplicemente a differenza dei impasti che faccio io solitamente è molto bene idratato, quindi probabilmente è molto indicato per una pizza stile scrocchiarella romana, ecco. Vediamo. Quindi mettiamo nella cassetta e procediamo allo stesso modo con gli altri impasti. Quindi ecco voi il risultato, eccole qua, le nostre 3 palline. Quindi ora non mi resta che chiudere e attendere il raddoppio e poi procederemo con la cottura. A dopo! Perfetto amici, dopo circa 5 ore e mezza, questo è il risultato dei nostri panetti. Sono belli raddoppiati, guardate che belli. Quindi ora non ci resta che prendere il nostro primo paniello e rovesciarlo su qua. Quindi, non sapendo come si comporterà questa farina, io direi possiamo procedere con una stesura. Proviamo, vediamo un po' come reagisce in diretta, dai. Vedete che è una pizza molto rigida, tenace, poco estensibile, proprio perché è stata idratata veramente poco. Si sente veramente, si sente molto. Però ora questa qua possiamo andare tranquillamente con lo schiaffo, che tanto
Vedete che comunque è un impasto che tende a ritornare indietro, proprio perché è un impasto così questo. Però dai, tutto sommato si riesce a tirare fuori un buon disco di pasta. Vediamo un po' come reagisce nel forno adesso. Facciamo anche un po' di pugni. Va bene, dai, non tiriamola più di troppo. Ok, allora, quindi questa volevo condirla come tonno e cipolle, quindi prendo il mio pomodoro, prendiamo un po' di mozzarella, cipolle a me piacciono moltissimo, quindi abbondo. Prendiamo un po' di tonno. E direi che ci siamo, quindi ora mi sciacquo le mani e poi andiamo ad infornare. Perfetto, quindi prepariamoci a impalare la pizza. Dai, tutto sommato siamo riusciti a tirare fuori una buona stesura, come vedete. Ora vediamo come diventa in cottura. A me piace molto anche dargli un giro di olio piccante. Boh, così, perfetto, e andiamo in forno. Perfetto, andiamo in forno. In questo caso, non sapendo l'idratazione della pizza, ho deciso di accendere il forno sui 350 gradi circa per vedere un po' come reagisce, quindi vediamo un po'. Voilà! Quindi ecco amici il risultato della nostra pizza con impasto del supermercato. Direi che non è niente male, ovviamente come potete osservare dal colore del cornicione è un impasto completamente diverso dagli impasti a cui siamo abituati, che faccio generalmente, perché diciamo maculatura praticamente assente, sviluppo molto limitato, insomma un impasto low level. Però diciamo, perché per quel giorno in cui uno non ha sbatti, non vuole mettersi a impastare, non vuole sporcarsi le mani, diciamo un buon compromesso. Quindi vediamo anche il sotto, direi ben cotta. Che dire, procediamo come al solito alla prova dell'assaggio e vediamo un po' di cosa sa questa pizza, se l'impasto sa di qualcosa o se è buono, perché no, non partiamo troppo prevenuti. Direi molto croccante proprio per via della bassa idratazione. Vediamo un po' se ha sviluppato qualcosa sta pizza o se proprio, vediamo. Beh dai ragazzi, dai, guardate, un minimo di sviluppo, ma anzi non un minimo, un buono sviluppo c'è stato. Come vedete il cornicione un minimo di sviluppo lo ha avuto, ok? Vedete? Cornicione, un po' di alveolatura ce l'ha. Allora vi dico già, e si sente anche è un impasto piuttosto croccante, non mantiene quella morbidità del cornicione della classica pizza napoletana che facciamo solitamente, con molta idratazione piuttosto che tante ore di lievitazione bla bla bla. È una pizza diciamo molto comoda, una pizza comoda direi. Quindi dai, assaggiamola, vediamo un po' al morso cosa ci dice e procediamo con le conclusioni. Non so se è il condimento, perché a me piace. Proviamo la parte del cornicione e vediamo un po'.
Allora ragazzi, devo essere onesto e sincero, a me non dispiace, ovviamente prendete questo commento con le pinze, nel senso non dispiace tenuto conto che uno non vuole mettersi a sporcarsi le mani eccetera eccetera, però per chi un giorno vuole essere comodo, trovarsi l'impasto fatto eccetera eccetera, diciamo che tutto sommato non è male. Ovviamente la farina si capisce che è una farina da supermercato, perché come profumi, aromi in bocca non è che sprigioni chissà che, però diciamo dai, tutto sommato si fa mangiare, quindi per me è promossa. Io direi decisamente promossa, quindi ovviamente ragazzi, come avete visto in fase di stesura, è inutile che faccio vedere altri test di stesura con questa pizza, perché qui si è visto già in fase di stesura che più di una, diciamo, pizza romana comunque non si riesce a avere, perché è un impasto davvero poco idratato, quindi molto adatto secondo me a scrocchiarelle romane piuttosto che pizza bassa, sicuramente non la pizza napoletana o pizze diciamo un po' più ricercate. Quindi ragazzi, che dire, fatemi sapere anche voi se fate la prova con l'impasto al supermercato, vedere un po' come vi trovate, fatemi sapere un po' come saranno le vostre esperienze. Che dire, anche questo video è terminato, è giunto al termine. Come al solito vi invito a mettere un bel like qua sotto se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto mettete un bel like che a me va sempre bene e soprattutto vi invito a iscrivervi al mio canale, perché ho notato che ci sono tanti furbetti che guardano i miei video e non si iscrivono e questo non va molto bene. Inoltre vi invito a iscrivermi alla mia pagina Instagram, come al solito vi lascio il link qui in descrizione, così potrete vedere tutti i contenuti che pubblico più o meno quotidianamente e anche contenuti un po' più esclusivi. E che dire, al prossimo video sul canale Il Divo della Pizza. Ciao!